Ciao. Come va? Piacere. Ciao. Tu, sediamoci qua. Sania, tu da quale parte del mondo arrivi? Guarda, metto io esterno. Adesso da Londra. Così. Tu ti Metto al metti centro? esterno. No, qua. Ok. Adesso arrivo da Londra. Da Voi l'avete Londra. presentato serio, io sembra che sto solo in giro per il mondo. Esatto, ma lui è dobbiamo dirlo, anzi, aspettate, rullo di tamburi, lui è la classifica di Forbes tra gli under 30 che cambieranno il mondo. Quindi noi possiamo andare via. Possiamo andare, Sania? andiamoci. No, quindi posso partire da lei? Assolutamente sì. Dai, per cavalleria. Dici un po', raccontaci cosa fai, come funziona. Sì, io prima di approdare nel mondo blockchain ho lavorato per circa 10 anni, un po' più di 10 anni, nel mondo dell'e-commerce e del fintech, quindi ho ricoperto diverse posizioni in Vodafone Italia, in eBay, prima in Italia, poi in giro per il mondo in Europa, e prima appunto di approdare nel mondo U-Trust della blockchain ero in PayPal, dove mi occupavo dello sviluppo della piattaforma per gli operatori marketplace. E poi appunto un po' stando nel mondo fintech pagamenti mi sono resa conto anche dell'inefficienza di quella che è la catena tradizionale di pagamenti e ho deciso di dedicare la mia carriera a quello che è la blockchain, pagamenti digitali. Posso chiedere a te, Gianluca, invece una spiegazione generale del termine blockchain? Assolutamente sì. Che Un poi po' come in se realtà, fossimo all'università. Mi parli della blockchain? in realtà poi fa tanto paura, ma non è nulla di complesso. Basta immaginare un qualsiasi registro o database, quindi un registro può essere il registro di un professore a scuola, un libro notarile, il catasto nazionale, qualsiasi cosa. Prendiamo il registro del professore. Quello è un registro centralizzato. Il professore, quindi un intermediario fiduciario, inserisce un voto e il Ministero dell'Università o il governo credono al professore che ha inserito quel voto. Lui lo inserisce, quello è valido. La blockchain invece è una tecnologia che si basa sulla crittografia e permette di avere un registro decentralizzato, distribuito e condiviso all'interno di una rete. Quindi lo stesso registro del professore non è in mano al professore, ma una copia di quel registro è in mano contemporaneamente a tutti gli studenti, a tutti coloro che hanno bisogno di quel registro. E se il professore inserisce un dato, il dato non è valido finché il consenso, quindi la maggioranza di quella rete, non decide che il dato è giusto. Questa è la grande differenza. Quali sono in generale le applicazioni possibili? Sono tantissime perché come con l'arrivo di internet abbiamo passato i primi 10 anni a parlarne male o a cercare di capire dove potesse essere applicato, oggi senza internet non vivremo. Stessa cosa la blockchain, è trasversale, quindi colpisce ovunque c'è bisogno o oggi abbiamo ancora bisogno di un intermediario. E sono 10.000 anni che noi non riusciamo a risolvere il problema della fiducia, non ci fidiamo tra di noi. Ecco, la blockchain la rende obsoleta, quindi immaginiamo le donazioni, le assicurazioni, le tasse, il banking, il mondo finanziario, il mondo della notarizzazione, davvero qualsiasi aspetto. I benefici invece, li chiedo sia a Sania che a te Gianluca, della blockchain. Chi meglio di voi può dirceli? Sì, magari... Se li avete, se pensate No, ci no, siano. certo. Parlando un po' più del mondo dell'e-commerce, che è quello che mi appartiene, pensiamo a tutti quelli che sono i giganti dell'e-commerce, quindi i marketplace, che si pongono sul mercato, facendo un esempio, con l'idea di aiutare le piccole e medie imprese a vendere, a fare più profitto, no? Però in realtà, se poi andiamo a vedere il loro modello di business, quello che fanno è erodere la quota dei profitti del venditore, perché poi pagano tantissime commissioni solo per utilizzare questa piattaforma, per poi non parlare appunto delle commissioni sui pagamenti, eccetera, eccetera. E come diceva Gianluca, per usufruire appunto della vendita della piattaforma diamo i nostri dati in mano a una terza parte. Quindi poi con la tecnologia blockchain questo problema non si pone più, perché si creano appunto dei marketplace e delle piattaforme peer-to-peer. Quindi peer-to-peer cosa vuol dire? Metto in contatto direttamente domanda e offerta senza un intermediario. Quindi questo mi va ad abbattere i costi e appunto i dati sono distribuiti su una rete decentralizzata e non sono in mano a una terza parte. Quindi, l'esempio dei pagamenti, no, che dicevamo prima è uno ad esempio. Sì, sui pagamenti ci sono tantissime applicazioni, anche qua facendo un esempio concreto e reale, quando pago con la carta di credito, che sia su un sistema online oppure su un negozio, su un punto di vendita, sembra molto semplice, no? Perché prendo la mia carta di credito, pago, ma dal momento in cui ho pagato al momento in cui il venditore riceve il denaro passa tanto tempo e poi l'informazione va a toccare diversi intermediari. Senza andare adesso nel dettaglio degli intermediari, però c'è la banca emittente, la banca ricevente, c'è il gateway
e ognuno di questi player si prende un pezzettino di commissione per i servizi che offrono. Quindi questo poi cosa vuol dire per il venditore finale, per le piccole e medie imprese che appunto rappresentano anche un po' quello che è il panorama italiano, vanno a pagare dal 3 al 7% di commissioni, che è tantissimo. E con appunto la blockchain questi intermediari vanno a non esistere più. Quindi questi costi sono totalmente abbattuti. Un'altra cosa che succede poi nello specifico sul sistema dei pagamenti è pagamenti con carta di credito hanno tantissimi costi di chargeback, quindi quando un pagamento viene disconosciuto e ridato indietro a chi ha pagato, su questo la banca e gli enti finanziari applicano una commissione molto alta, quindi il venditore non solo paga delle commissioni altissime per il sistema, ma anche sulla parte più fraudolenta di chargeback. E quindi appunto questo è il vantaggio della blockchain, perché non è basato su un'infrastruttura tradizionale del sistema finanziario e non esistono più questi intermediari. E invece Gianluca, l'Italia come si sta posizionando in base alla regolamentazione di tutto questo? Come siamo messi? L'Italia stranamente è messa molto bene. Sì. Io faccio parte della task force governativa che si sta occupando di delineare la strategia nazionale in ambito blockchain e DLT, registri distribuiti, che è la tecnologia madre della blockchain, e per una volta ci siamo mossi per primi. Siamo tra i primi paesi all'interno dell'area comunitaria che sta sperimentando, che sta studiando la tecnologia blockchain e che vuole assolutamente cogliere questa sfida. E è una novità delle ultimissime ore, proprio ieri sera l'Italia ha conquistato la presidenza della Partnership Europea Blockchain, ovvero 22 paesi dell'Unione Europea hanno costituito una partnership che mira ad investire anche in maniera importante in ambito blockchain per far crescere i paesi, e ieri è stata affidata all'Italia fino a luglio 2020 la presidenza. Quindi vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro, che ci viene riconosciuta un'esperienza in questo campo. Speriamo nei prossimi mesi di riuscire ad attuare quello che stiamo delineando come strategia. Tu come ti sei avvicinato a questo mondo? Io con una botta di fortuna incredibile, Cioè? grazie a uno dei tantissimi ritardi dei treni, mi sono ritrovato seduto accanto ad un programmatore nel 2012, quando era sconosciuta la blockchain, era sconosciuto Bitcoin, era sconosciuto tutto. Però già studiavi qualcosa Io di studiavo economia? ero lavorato in finanza, quindi ok. la mia fortuna è stata proprio quella. Anzi, fino a quel momento ho sempre detto l'università non mi è servita a nulla, è stata una perdita di tempo. Quel giorno poi capito seduto accanto a un programmatore che di giorno era un programmatore, di notte faceva l'hacker. Attenzione, gli hacker non sono quelli cattivi dei film, lui era un hacker etico, quindi faceva cose buone, per un'associazione molto importante e si occupava, pensate, di antipedofilia, e mi parlava di Bitcoin e me lo snobbava perché lui me ne parlava da tecnico. Poi 2012 era proprio l'inizio. Sì, era l'inizio, infatti lui me ne parlava dicendo no, ma è una cosa che usiamo solo noi hacker, non servirà a nulla. E io invece Perché lo nell'immaginario recepivo. collettivo ora non più, però il Bitcoin è una cosa... Ma infatti la grande fortuna è stata che in queste 4 ore di ritardo lui me ne parlava svogliato da tecnico, dal punto di vista informatico, di cui io non capivo nulla perché non ero un tecnico, ma io recepivo da economista. Tant'è che mi brillavano gli occhi, e alla fine di questo racconto io gli faccio, si chiamava Michael, e io gli faccio: Michael, scusa, ma il resto del mondo questa roba la sa? Perché era assurdo per me essere Eri lavorato in affascinato. finanza e non aver mai sentito parlare di Bitcoin. Torno in Italia e a fine 2012, inizio 2013, inizio a fare le prime conferenze all'università, ovunque potevo facevo una conferenza, non veniva nessuno, però le Vabbè, facevo. adesso qualcuno c'è. Qualcuno c'è, dai. E quindi da lì poi? Da lì poi mi sono Hai cominciato a innamorato lavorare con e Michael? io avevo già, ho iniziato a lavorare con Michael, che poi ha preso un'altra strada, e io avevo già una società che si occupava di comunicazione, mi sdoppio, creo insieme ad altri esperti l'associazione di categoria, la prima associazione di categoria, creo una società di sviluppo e consulenza, e divento proprietario di quello che ad oggi è considerata la testata più autorevole del mondo del settore blockchain, che si chiama Cointelegraph, e cerco di spiegare per anni. La difficoltà è stata che sono stato 4-5 anni a cercare di spiegare alle aziende, agli imprenditori, alle università quanto fosse importante questo, e si è perso tanto Appunto, tu tempo. che sei quindi un esperto di moneta digitale, come recepiscono le aziende, le persone a iniziare l'utilizzo di questa moneta? Cioè c'è diffidenza? Allora, non Perché c'è un po', diffidenza. cioè, io immagino mia mamma sarebbe un po' restia. Guarda, Ogni volta mi dice no, non ma c'è andiamo in negozio.
Io ho vissuto gli anni neri in cui 2012, 2013, 2014, se parlavi di blockchain o di Bitcoin eri il male assoluto. Sì. E io non mi scorderò mai un rettore universitario che mi dice questa robaccia non entrerà mai nella mia università. Oggi ho una cattedra in Lo quell'università. salutiamo, come si chiamava? E in tutto questo oggi non c'è più diffidenza, ma purtroppo non per il motivo che dovremmo sperare, non perché si conosce la tecnologia o si vuole sfruttare la tecnologia, ma perché va molto di moda. Tante aziende oggi si sporcano la bocca del termine blockchain, ma poi non sanno cos'è la blockchain e non sono neanche in grado di utilizzarla, però purtroppo c'è l'hype, quindi come è stato internet prima della bolla delle .com. Vedo Sania che annuisce, perché? Sì, no, secondo me c'è più educazione lato sia consumatore che azienda. Uno dei problemi principali, secondo me, è che le aziende hanno paura di quella che è la volatilità. Quindi, come sappiamo, le criptovalute sono state altamente volatili e quella è una delle paure principali per quanto riguarda un'azienda o un venditore. Non voglio essere pagato in criptovaluta perché chissà cosa ricevo un domani, che è anche un po' il perché del motivo per cui abbiamo creato Utrust. Quindi Utrust è un payment gateway dove facciamo in modo che qualsiasi consumatore possa pagare con cryptocurrency e convertiamo questo pagamento per il venditore finale in quello che si chiama fiat, quindi denaro, euro, dollaro. Però secondo me più che appunto diffidenza è più per il venditore una paura di ricevere un denaro che è molto, molto volatile. Non abitudine? Cioè, Sì, quanta diffidenza trovi? Allora, lato grosse aziende, più che appunto diffidenza è anche un fattore di brand, un fattore reputazionale. Quindi una grossa azienda dice mi sono costruito il mio brand perché devo integrare una tecnologia nuova che ancora non è altamente sperimentata, che cosa mi porta, che valore in più mi porta. Però stiamo vedendo anche noi negli ultimi anni che c'è molta più apertura all'innovazione e che appunto anche le grosse aziende capiscono il valore della tecnologia. Riuscirà a sostituire del tutto la moneta vera? Io Che ne so, allora, prenderà sempre più percentuale di sì, utilizzo? ognuno ha la sua opinione su questo. Io Voi non, che siete dentro, che prospetti ci sono? Sì, almeno la mia opinione personale è che non si va a sostituire totalmente, ma è un modo di pagare alternativo, quindi si dà un'alternativa al consumatore finale di un metodo di pagamento nuovo che può essere utilizzato in alternativa a quello che già esiste. Ovviamente poi diverso è il discorso se si parte dal punto di vista del cash, che invece secondo me a lungo andare andrà sostituito al 100%. Tu sei in Svizzera, c'è un po' di caos, forse anche te. Tu vivi Io vivo in Portogallo? Vivo a Londra, siamo basati in Svizzera, Ok. la maggior parte del team è in Portogallo, Ok. i developer sono in Quindi Portogallo. la poi- Svizzera come reagisce? Com'è lì la situazione? Sì, noi abbiamo deciso, Anche rispetto all'Italia? abbiamo deciso appunto di basare la nostra sede a Zug, in Svizzera, perché la Svizzera ha un regime molto più aperto all'innovazione in generale, ma poi soprattutto alla blockchain e alle criptovalute. Anche nella pubblica amministrazione utilizza già il sistema di blockchain e in Svizzera si è creato quello che poi è diventato un polo globale che si chiama Crypto Valley, di cui anche noi facciamo parte, quindi è un'associazione di diverse aziende, start-up, enti che insieme collaborano per promuovere l'adozione della blockchain. Sono più di 300 aziende, più di 3.000 dipendenti in Svizzera. Quindi la Svizzera, oltre ad avere un regime molto più aperto, fa sì che ci sia un network che insieme collabora per promuovere questa innovazione. Noi abbiamo deciso di fare così, c'erano diverse strade, nel senso che poi ovviamente non essendo una tecnologia regolamentata in ogni paese c'erano delle strade più facili. Però noi abbiamo deciso di prendere quella un pochino più difficile ma più facile nel breve e dall'inizio abbiamo collaborato con FINMA, quindi l'ente di vigilanza sulle istituzioni finanziarie, e adesso operiamo in un regime regolamentato come istituzione finanziaria. Perfetto. Ora che farete? Tu dove tornerai? A Londra? Io in realtà faccio una mini vacanza a Pure, vai pure in Mykonos vacanza? Dove vai? nel weekend a Mykonos, Ok, a Mykonos. Lì come pagherai? purtroppo con carta di credito. Ancora con la carta di credito? Come sei obsoleta? Tu invece? Io tornerò a Roma, però dato che il treno farà ritardo, faccio prima andare a Mykonos. No, magari anch'io, il treno fa perché- ritardo, trovi qualcun altro. Che Può ne so. essere. Facciamo un applauso a Gianluca Comandini Grazie. e Sania Con per essere stati con noi.